Ci sono storie nel wrestling che nascono per dominare e altre che nascono per resistere. Storie fatte di gloria immediata, di titoli, di riflettori puntati fin dal primo giorno. E poi ci sono quelle più silenziose, quelle che crescono piano, quasi nell'ombra, ma che col tempo diventano impossibili da ignorare. La storia di Saki Kashima appartiene a questa seconda categoria perché quando Saki Kashima debutta nel 2011 in Stardom non c'è nulla che faccia pensare a una futura protagonista. Non è la più forte, non è la più veloce, non è nemmeno quella che attira subito l'attenzione. È semplicemente una rookie, una trattante. Ma è proprio da lì che nasce tutto. Da quella normalità, da quella sensazione costante di dover dimostrare qualcosa in più rispetto alle altre. La Stardom di quegli anni è un terreno ancora in costruzione, non è la potenza globale che conosciamo oggi, è una realtà giovane, affamata, dove ogni match è una dichiarazione d'esistenza. E Saki Kashima cresce lì dentro, passo dopo passo, imparando ogni singolo aspetto del ring. Non cerca scorciatoie, non forza i tempi, assorbe, osserva, resiste. E poi arriva il primo momento che cambia tutto, il 2013. Saki Kashima entra nella storia diventando una delle prime Hearties of Stardom Champion, conquistando quei titoli che rappresentano il cuore del lavoro di squadra nella compagnia. Non è una vittoria individuale, non è il classico momento da prescelta, è qualcosa di diverso, è il riconoscimento di un percorso, è la prova che, anche senza essere la più appariscente, puoi comunque arrivare. Ma proprio quando sembra che il suo viaggio stia finalmente prendendo slancio, tutto si ferma. Gli infortuni, il silenzio, l'assenza. Saki Kashima scompare. Non per settimane, non per mesi, ma per anni. Anni in cui il mondo del wrestling continua ad andare avanti senza di lei. Anni in cui nuove stelle nascono, nuove rivalità prendono forma, nuove generazioni si affermano. E mentre tutto cambia, il nome di Saki Kashima diventa lentamente un ricordo. Ed è qui che la sua storia smette di essere una semplice carriera e diventa qualcosa di più. Perché tornare dopo tutto questo tempo non è mai semplice, non è solo una questione fisica, è mentale, è emotiva, è identitaria. Marzo 2018, Cura Kenol, le luci si accendono, il pubblico guarda il ring e lì Saki Kashima è di nuovo presente. Non è più la rookie del 2011, non è nemmeno la campionessa del 2013, è qualcosa di diverso, qualcosa di più fragile, ma allo stesso tempo più reale. Il suo ritorno non è quello di una star, è quello di qualcuno che deve ricostruire tutto da zero. Eppure, proprio in quel momento succede qualcosa di speciale. Saki entra nelle Stars, la stable guidata da Mayu Iwatani, il volto della Stardom. Ed è qui che inizia una nuova fase della sua carriera, una fase fatta di connessioni, di crescita condivisa, di identità ritrovata. Perché accanto a Mayu, Saki trova qualcosa che forse le era sempre mancato per davvero. Uno spazio. Uno spazio in cui poter essere se stessa, senza pressioni, senza aspettative impossibili, senza il bisogno di dimostrare di essere la migliore, ma semplicemente di essere abbastanza. E match dopo match cambia qualcosa. Non nei risultati, almeno non subito, ma nell'atteggiamento, nel modo di stare sul ring, nel modo di reagire. Saki inizia a sviluppare quella che diventerà la sua grande arma, l'intelligenza. Non è la più forte, lo sappiamo, ma impara a leggere i match, impara a capire i momenti, impara a colpire quando serve per davvero e lentamente, quasi senza che ce ne accorgiamo, inizia a diventare pericolosa.
E poi arriva un'altra svolta. Saki Kashima e Mayu Iwatani conquistano i Goddess of Stardom Championship. Un altro titolo di coppia, un altro traguardo condiviso, ma questa volta il significato è diverso, perché non è più la rookie che segue il flusso, è una presenza attiva, è una parte fondamentale di quella vittoria. È la prova definitiva che Saki Kashima è tornata davvero. Ma se c'è una cosa che il wrestling ci ha insegnato è che le storie più belle non sono mai lineari. Perché proprio quando sembrava aver trovato il suo posto, proprio quando sembrava aver finalmente raggiunto un equilibrio, qualcosa inizia a cambiare dentro di lei. Piccoli segnali, piccole crepe, un atteggiamento diverso, uno sguardo più freddo, una leggerezza che diventa quasi ironia. Quasi distacco. Come se Saki Kashima avesse capito qualcosa che gli altri non riescono ancora a vedere. Come se avesse realizzato che in quel mondo essere sinceri non è sempre abbastanza. E allora lentamente inizia a trasformarsi. È l'inizio di qualcosa di inevitabile, perché Saki Kashima non è più quella di prima. Non è più la ragazza che voleva solo farcela. Adesso è qualcuno che ha visto cosa significa perdere tutto e non ha alcuna intenzione di riviverlo. E quando arrivi a quel punto, cambi. Sempre. E forse, senza nemmeno rendercene conto, Saki Kashima sta per compiere la scelta che definirà per sempre la sua carriera. Una scelta che spezzerà legami, una scelta che cambierà il suo destino, una scelta che la porterà nel lato più oscuro della Stardom. Gennaio 2020. Saki Kashima tradisce Mayu Iwatani. Non è solo un turnil, non è solo un cambio di schieramento, è una dichiarazione. È la fine di un capitolo costruito con fatica, sacrificio e fiducia, ma soprattutto è l'inizio della vera Saki Kashima. L'ingresso in Oedo Tai non è casuale. Non è una scelta di comodo, è una trasformazione totale, perché in quel caos organizzato, in quella stable fatta di ribellioni, inganno e libertà assoluta, Saki trova finalmente la sua dimensione perfetta. Non deve più dimostrare di essere la più forte, non deve più inseguire modelli irraggiungibili, può semplicemente essere se stessa. Ed è qui che nasce la Saki Kashima che i fan non dimenticheranno mai. Ironica, beffarda, imprevedibile. Una wrestler che sembra giocare con i match, che sorride mentre l'avversaria è convinta di avere il controllo, che in un attimo ribalta il tutto. Perché mentre gli altri combattono con la forza, Saki combatte con la mente. Ed è proprio in questo periodo che la sua arma più iconica diventa leggenda, la Kishi Kaisei. Una mossa semplice, quasi banale all'apparenza, un roll-up, ma nelle mani di Saki Kashima diventa qualcosa di completamente diverso. Diventa una sentenza. Diventa la dimostrazione che nel wrestling non vince sempre il più forte, ma il più intelligente. Quante volte abbiamo visto match dominati dalle avversarie finire in un istante? Quante volte il pubblico è rimasto senza parole nel momento esatto in cui l'arbitro batteva il 3? Quante volte Saki Kashima ha sorriso sapendo di aver fregato tutti ancora una volta? E così, match dopo match, anno dopo anno, costruisce qualcosa di unico. Non una carriera fatta di dominio, ma una carriera fatta di momenti. Momenti che restano, momenti che sorprendono, momenti che definiscono. E mentre Oedo Tai continua a evolversi, cambiando volti, cambiando dinamiche, Saki Kashima resta. Sempre presente, sempre rilevante, sempre pericolosa. Una costante in un mondo che cambia continuamente. Eppure, anche nelle storie più stabili arriva sempre il momento della rottura. Il 2023 segna un altro
punto di svolta, una sconfitta, una stipulazione, una conseguenza inevitabile. Saki Kashima è costretta a lasciare Oedo Tai. E ancora una volta tutto cambia. Non è più la ribelle, non è più la scheggia impazzita, non è più quella che gioca con le regole per piegarle a suo favore. Per un attimo sembra quasi che la sua identità venga strappata via. Come se tutto ciò che aveva costruito stesse per svanire. Ma è proprio in quel momento che accade qualcosa di inaspettato. Shuri, una delle figure più rispettate della Stardom, una combattente pura, una leader, è lei a tendere la mano. È lei a vedere qualcosa in Saki Kashima che va oltre il personaggio, oltre le alleanze, oltre il passato. E così Saki entra nelle Gozai. Un nuovo inizio, un nuovo contesto, un nuovo ruolo. Perché questa volta non si tratta di ribellarsi, non si tratta di sorprendere, si tratta di appartenere. Di trovare un equilibrio diverso, di dimostrare che Saki Kashima non è solo inganno, ma anche sostanza. E in mezzo a tutto questo arriva uno dei momenti più importanti della sua carriera, il primo titolo singolo, dopo oltre 10 anni, dopo infortuni, dopo assenze, dopo trasformazioni, dopo tutto. Saki Kashima conquista l'High Speed Championship e no, non è solo una vittoria, è una liberazione, è il punto in cui tutta la sua storia converge. Ogni caduta, ogni ritorno, ogni scelta, tutto porta lì. A quel momento, a quel titolo sollevato, a quella consapevolezza silenziosa di avercela fatta. Non nel modo più classico, non nel modo più lineare, ma nel modo più vero possibile. E forse è proprio questo il senso della carriera di Saki Kashima, non essere la migliore, ma essere indimenticabile. Arriviamo così al presente, al 2026, alla decisione più difficile, il ritiro. Un annuncio che arriva come un colpo improvviso, perché anche se in fondo sappiamo che prima o poi succederà, non siamo mai davvero pronti. Non siamo mai pronti a dire addio a chi, in un modo o nell'altro, ci ha sempre intrattenuti, ci ha sempre strappato un sorriso, ci ha tenuto compagnia per anni. Ma ancora una volta, Saki Kashima fa qualcosa di diverso. Nessun badge di ritiro, nessun ultimo grande scontro, solo una cerimonia, una scelta che spiazza, una scelta che divide, ma che, se ci pensate davvero, è perfetta. Perché Saki non ha mai avuto bisogno di un momento definitivo per essere ricordata. Non ha bisogno di un ultimo match per lasciare il segno. Lo ha già fatto. In ogni Kishikaisei che ci ha fatto saltare dalla sedia. In ogni vittoria impossibile, in ogni sorriso beffardo, dopo aver fregato anche l'avversario più forte. In ogni ritorno, quando tutto sembrava finito. E allora forse questo non è davvero un addio. È un momento per fermarsi e dire grazie. Grazie per averci insegnato che non serve essere perfetti per essere speciali. Grazie per aver dimostrato che anche chi parte indietro può lasciare il segno. Grazie per ogni sorpresa, per ogni emozione, per ogni istante in cui ci hai fatto credere che tutto fosse possibile. Grazie per essere stata diversa. Grazie per essere stata vera. Grazie, Saki Kashima.